Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally, uscita numero 71, edizione Centauria, il modello è in scala 1:8, la livrea è all'Italia, numero sulle portiere sul cofano 10, vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, queste le fasi di montaggio. Andiamo finalmente a completare il roll bar, bellissimo. Il montaggio non è complesso, però bisogna fare attenzione a non rovinare i filetti perché le viti si avvitano tutte nella plastica. Mi raccomando, non usate nessun tipo di lubrificante. Ecco il risultato che otterremo alla fine di questo montaggio, bellissimo. Non vedo l'ora di ricevere le parti esterne. Il modello è veramente bello ragazzi, niente da dire. Guardate qua, Valdegar e Sandro Munari. Bellissimi. Allora, abbiamo questi 4 pezzi in plastica, ecco qui, 3 serie di viti, prima cosa che vi consiglio di fare è prendere la vite AGP 4 e andate ad avvitarvele qui. Non dovrete ovviamente avvitarle fino in fondo, però vi garantisco che vi aiuterà molto fare questa operazione quando poi andrete a montare. Un consiglio che vi do: quando andate a crearvi i filetti nella plastica ma anche nel metallo e inserite la vite chiaramente nel foro dedicato, dovete fare attenzione a questi possibili errori, perché potrebbe essere diritta così ma non lo è così. Quindi attenzione, va controllata su tutte e due i lati la vite e poi avvitate e controllate finché sarete certi che la vite sia avvitata in maniera perfettamente perpendicolare al foro dove andrà avvitata. Mi raccomando. Questo per adesso lasciamola qui. Poi andiamo a prendere il pezzo contraddistinto con la lettera, contrassegnato con la lettera L, quindi sinistro. Il destro lo mettiamo momentaneamente da parte. Prendiamo questo pezzo, attenzione, e guardate, qui abbiamo una parte scanalata e qui invece è a filo. Noi la vite andremo a metterla nella parte scanalata, quindi prendo questa vite qui, AGP, la metto qui, non stringete forte, vi farò vedere quando stringere. Prendiamo questa che è la lettera ovviamente per esclusione R, ma controllate sempre perché può capitare l'errore. Perfetto. Adesso, prima di stringere, prendete il modello, ecco qui, e vi aiuterà molto fare questo. Guardate,
Questo perno va inserito qui. Ovviamente ce n'è un altro dall'altra parte, mentre invece questa parte qui va inserita in questo intaglio, quindi fate così. Ecco, una volta fatto questo, possiamo stringere definitivamente queste due viti, perché abbiamo la posizione corretta. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ecco, lo sfiliamo e siamo a posto. E questo lo abbiamo fatto. Adesso, tanto se ci fosse qualcuno così gentile da volersi iscrivere al canale, sempre che ne abbia piacere, e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video pubblicato, lo faccia pure, perché è una cosa molto giusta da fare, per Michele di sicuro. Grazie ragazzi. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. A questo punto, guardate, prendiamo questo e semplicemente andiamo a posizionare questo qua sopra, come nell'unica maniera possibile corretta, perché in realtà per assurdo si può mettere anche così, ma mi raccomando ragazzi, no, la parte con il collarino per far entrare il perno e queste due scanalature ovviamente vanno messe verso la battuta, quindi così sopra dovrà essere tutto liscio. Quindi prendiamo 6 viti YP, io adesso ne metterò soltanto 2, metterò pausa al video e poi ci vediamo dopo quando le avrò avvitate tutte e 6. Però mi raccomando, anche le cose che vi possono sembrare semplici in realtà potrebbero non esserlo se non prestate proprio attenzione, perché qua devono incastrarsi i collarini nei perni, avete sentito? Non avvitate così, perché poi non vi si spiega quando andrete a finire il modello come mai vi rimangono dei gradini o non si chiude bene la carrozzeria, quindi mi raccomando, ci vediamo dopo, ok? Bene, vi avevo detto che avrei messo 2 viti e poi avrei messo pausa al video, invece ho subito messo pausa al video. Comunque, guardate, perfetto. A questo punto prendiamo 2 viti AP, io l'ho già fatto, e andiamo a crearci il filetto qui. Guardate che questo ancora di più vi aiuta, perché è un po' scomodo poi da avvitare ed è facile andare storti se non vi create il filetto. Ricordatevi quello che vi ho detto prima, guardate la vite sia da questo lato che da questo lato. Deve essere comunque, guardate, perfettamente in linea con questo collarino. Quindi non deve essere messa così e non deve essere messa così, né di qua e ovviamente neanche di qua. Ok? Bene, a questo punto guardate, andiamo a rimuovere le 2 viti AGP, così, e avvitiamo.
Bene, vado a rimuovermi le due viti AP e le metto qua. Prendo due viti AGP che mi servono per la parte posteriore, così. Prendo il modello. Che bello, mamma mia, che bellezza, ragazzi. E adesso inseriamo tutto quello che avete visto prima più queste due parti qui nel foro dedicato. Mettiamo subito la prima vite qui. Eh sì, conviene crearvi il filetto anche qui, perché è molto più piccolo il foro rispetto alla vite. Allora un attimo, lavoriamo meglio in questa maniera. Fate attenzione a non ferirvi dietro. Bene. Non vi serve farla passare dall'altra parte, L'importante è che entri. Poi passerà dopo quando andrete a chiuderla definitivamente nella gabbia del telaio. Facciamo così. Faccio un po' di invito con questo cacciavite piccolo. Ecco. Perfetto. Bene. Ripetiamo l'operazione di prima. C'è una precisione bellissima, bellissima. Adesso dovrebbe andare tutto bene, infatti tenete premuto qua e avvitate fino in fondo. Quando sentite che diventa duro non continuate. Giriamo il modello, mettiamo l'altra vite di qua. Prima controlliamo che sia inserito il perno qui nel foro dedicato, così, questo qui, qua siamo a posto, perfetto. Avvitiamo anche questa, così. Quanto sei bella, regina. Adesso prendiamo le due viti AP, quindi aspettate che rimuovo questo. Perfetto. Non dobbiamo mai aver fretta, dobbiamo
montare il modello in maniera perfetta senza fare alcun danno. Ecco qui, dobbiamo mettere, vi consiglio di usare un cacciavite lungo con la punta anche più sottile, semplicemente la vite qui. Vi faccio vedere. Ecco, io adesso per comodità non riesco a inquadrare, ragazzi, e quindi la metto in questa maniera. Vi garantisco che se vi siete creati il filetto, problemi non ne avete. Io ho già messo la prima e adesso vado a mettere la seconda, però metto pausa al video perché tanto non riesco a farvi vedere. Comunque vado a mettere la seconda vite AP qua e ci vediamo dopo. Che bella, che bella! Ma quanto sei bella! Ma cosa vogliamo dire di questo modello? Cosa vogliamo dire? Ma guardate che spettacolo! Che spettacolo! Bellissima! Sono veramente, veramente contento. Veramente. Allora, un attimo che metto anche questo. Il montaggio è così terminato. Spero di esservi stato d'aiuto, anche se le istruzioni sono spiegate molto bene. Ecco qui. Quanto sei bella. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto a voi, un grande saluto anche a tutti i vostri cari più cari, stavo dicendo ai vostri cari che è la stessa cosa, e grazie veramente di contribuire sempre a dar vita al canale. Datela un'occhiata alla playlist, ci sono altri modelli di auto, anche una moto, qualche robot, qualche cyborg. Guardate ragazzi, io faccio quello che riesco finché ce la faccio. Ciao a tutti.